Buongiorno e benvenuti in questa seconda lezione dedicata alle carte speciali. Sono Enrico Moscardo e lavoro presso la filiale di Verona di Fedrigoni. Il mio ruolo è quello di promuovere e fornire un servizio di consulenza sulle carte speciali alle agenzie di comunicazione, ai designer e ai grafici che lavorano presso i clienti finali. Siamo un team di 10 persone in Italia ai quali potete rivolgervi per qualsiasi approfondimento sull'argomento trattato in questo video, ma anche per qualsiasi necessità di campionari, campionature o su quale carta utilizzare per il vostro prossimo progetto grafico. Oggi parliamo di finitura sulla superficie delle carte. Le carte speciali sono carte che vengono realizzate con particolari finiture. Sono carte estremamente diverse tra loro, vengono realizzate da cartiere estremamente specializzate e richiedono attenzioni e standard specifici sia in termini di stampa che di trasformazione. Non tutti i produttori di carta sono in grado di realizzare carte con finiture particolari perché non possiedono né l'attrezzatura e né le competenze necessarie. Queste finiture possono essere realizzate sia in macchina continua che fuori macchina continua. Cominciamo a comprendere questa distinzione per dare un ordine alle finiture e chiamarle con il proprio nome. Voglio fare chiarezza su questo perché spesso mi capita, quando incontro dei designer, che non è sempre chiara per loro la denominazione della carta e la sua finitura associata e si fa confusione sia nella scelta del supporto che nella stesura del capitolato di stampa. Partiamo dalla macchina continua, che è il cuore della produzione della carta. La macchina continua si chiama così perché produce la carta in modo continuo, senza interruzione nelle 24 ore. Si parte da una pasta di cellulosa, acqua, fibre di cellulosa e sostanze di carica per arrivare poi alla bobina finale. La pasta di cellulosa è una sospensione di fibre ed acqua, mediamente le fibre sono intorno all'1%, che viene versata su una tela detta formatrice. Sulla tavola piana inizia la formazione del foglio per passare poi alle presse ad umido, dove il nastro di carta viene raccolto e qui subisce un leggero schiacciamento e assorbimento dell'acqua. Poi il nastro prosegue la pressecheria e seccheria, dove il foglio perderà gran parte dell'acqua fino ad arrivare ad avere un 5% di residuo. Si vede ora nella foto una macchina continua. Dovete sapere che le macchine continue hanno una luce variabile da 2 a 8 metri e lunghezze che possono raggiungere anche i 200 metri. Avendo chiaro ora come funziona a grandi linee la macchina continua, possiamo comprendere meglio le finiture che vengono effettuate sulle carte. Innanzitutto possiamo dividere, come dicevo prima, le finiture da finiture fatte in macchina e fuori macchina. Le finiture in macchina, come si può comprendere, sono realizzate quando il foglio di carta è ancora umido, quindi non è completamente formato. Quelle fuori macchina invece sono realizzate su carte già asciutte, quindi quando il foglio è formato e vengono solitamente fatte su macchinari che sono al di fuori della linea di produzione della macchina continua. Passiamo a parlare quindi della prima finitura sulla carta, che è la più semplice, le carte lisce e le carte ruvide. Sulla macchina continua la nostra carta sarà prodotta con una superficie naturale, che dipende molto dal tipo di fibra e dalle sostanze di carica che andremo ad utilizzare nella composizione del foglio. Uno dei parametri per valutare le carte naturali è il grado di liscio. Il grado di liscio della carta indica quanto la superficie del foglio è liscia o ruvida. Per avere una carta liscia si ricorre alla liscia di macchina tramite la pressione di 2 cilindri e qui maggiore è la pressione, più il foglio risulta essere liscio, minore la pressione, ovviamente il foglio rimane più ruvido. La carta più liscia è una carta naturale che si addice di più alle stampe che richiedono un maggior dettaglio, una maggior definizione rispetto a quello che può essere con una carta ruvida. La carta liscia avrà una USA diversa rispetto alla carta ruvida, ma per questo argomento direi che ci affidiamo alla mia collega Marta che entrerà un po' più nello specifico e nel dettaglio. Passo la parola a Marta. Grazie Enrico. Hai introdotto il concetto di VSA e di come questo parametro sia correlato al liscio della carta o alla ruvidità, che dir si voglia. Vediamo come è possibile.
VSA sta per volume specifico apparente, in gergo cartaio si dice mano e in inglese si dice bulk, ma in entrambi i casi questo valore definisce il rapporto tra lo spessore del foglio in micrometri, cioè millesimi di millimetro, e la sua grammatura in grammi per metro quadrato. Esso è un dato primario nella carta di identità di un prodotto, viene riportato su tutte le schede tecniche. Questo perché conoscendone il valore e moltiplicandolo per quello della grammatura si riesce a definire lo spessore del foglio, che è un dato fondamentale per definire ad esempio l'altezza di un libro, la possibilità del foglio di passare attraverso alcune macchine da stampa che magari hanno delle limitazioni in termini di spessore, oppure ancora la dimensione del filetto che sarà necessaria per coordinare il foglio e molte altre caratteristiche del prodotto finito. Ma il suo valore ci dà anche un'informazione su quanto una carta risulti più o meno voluminosa e anche ruvida al tatto e alla vista. Una carta con VSA maggiore risulta infatti più spessorata e più robusta a parità di peso, ma perché? Questo si verifica perché la carta è meno compressa, meno schiacciata, ossia è stata sottoposta a una minor pressione da parte di quei due cilindri di macchina continua di cui parlava Enrico prima, e quindi è più ruvida. Viceversa, una carta le cui fibre sono maggiormente compresse a causa di una maggiore pressione applicata in macchina continua, quindi sono state più schiacciate, risulterà più liscia e il suo spessore risulterà inferiore a parità di peso, risultando in un valore inferiore poi di VSA. Con l'esperienza saremo quindi in grado di capire, anche soltanto guardando una scheda tecnica, che una carta che ha VSA 1.7 sarà piuttosto massiccia e ruvida, come ad esempio la nostra materica, mentre un'altra carta il cui valore di VSA è più basso, ad esempio il nostro Splendor Gel che ha VSA 1.05, sarà molto liscia, molto compatta e molto sottile. Grazie Marta del tuo intervento. Tornando a noi, direi che la serie che esprime al meglio e in modo tangibile la differenza di spessore tra le diverse carte è sicuramente Arena, con le sue tre finiture, la finitura Smooth, la finitura Rough e la finitura Bulk. Vi faccio vedere la copertina del catalogo Arena, così avete anche un riferimento della serie di cui stiamo parlando. La finitura Smooth è la finitura più liscia tra le tre, la finitura Rough invece è la finitura intermedia che ha una buona opacità e spessore, la finitura Bulk invece è la finitura che ha un maggior spessore e una maggiore opacità. Come potete vedere dall'immagine, una certa differenza di superficie insomma si riesce a notare anche appunto se è solo un'immagine. Volevo poi farvi vedere Pulp, questa rivista che è interamente realizzata con la carta Arena. Chi ha avuto modo di la possibilità di poterla sfogliare ha visto sicuramente la resa di stampa sulle diverse superfici e ne ha potuto apprezzare le differenze, ma direi anche e soprattutto le notevoli performance di stampa sia sui testi, che è anche una cosa abbastanza semplice, ma soprattutto sulle immagini fotografiche. Come ulteriore finitura, le carte naturali possono ricevere sempre in macchina continua, in questo caso dalla size press, una colla, una gelatina, un amido, che andrà a diminuire la porosità in superficie della carta e a creare un effetto al tatto molto interessante e piacevole, come quello dello Splendor Gel, ad esempio, che è un effetto vellutato. Ecco, per chi non la conosce, ma un po' anche per tutti, vi faccio vedere la copertina dello Splendor Gel, così associamo la finitura al campionario. La Splendor Gel è forse la carta più nobile tra le carte lisce, che dà valore e pregio a tutti gli stampati, avendo appunto un'ottima resa sui colori, un'ottima resa sulle immagini, anche le più difficili, come potete vedere appunto dalla foto che vi ho messo appunto di questo libro stampato. La finitura più comune sulle carte è sicuramente la patinatura, direi che è quella più conosciuta un po' da tutti. Grazie alla superficie particolarmente levigata e poco assorbente, la carta patinata ha una buona stampabilità, direi una stampabilità decisamente superiore rispetto a quella delle carte naturali in genere. La patina viene stesa sulla carta, può essere stesa da un lato o da entrambi i lati e viene stesa attraverso l'ullo spalmatore. Può essere lucida, quindi gloss, matte o satin. Di seguito vediamo uno schema dei tre diversi modi e metodi di stendere la patinatura sul foglio di carta.
Come vedete, la patina riempie tutta la superficie della carta e l'eccesso viene tolto da una lama lisciante nel metodo tradizionale o da una lama d'aria. La patinatura a lama d'aria è una tecnologia che pochi detengono e permette di poter stendere un sottile strato di patina sulla superficie della carta, mantenendo però visibili e sensibili al tatto l'asperità della carta stessa. Ecco, un esempio sono le nostre carte marcate, ad esempio le marcate stucco o le marcate per indigo. La patinatura cascotte invece è una finitura un po' particolare, è una finitura che dà alla carta un estremo grado di lucido e una lisciatura importante. Per ottenere questo risultato la patina viene applicata sul supporto tramite un cilindro metallico cromato dalla superficie estremamente liscia, riscaldato all'interno. Ecco, vi faccio vedere la copertina, anche qui per darvi il solito mio riferimento, del campionario Splendolux, che è appunto il campionario delle nostre carte cascoted, quindi le carte realizzate con l'ultimo metodo di stesura della patina che vi ho detto prima. Vi ho anche messo qui di seguito un'immagine di un progetto molto importante e interessante realizzato con la carta Splendolux, in questo caso la Splendolux bianca, quindi le 1 extra white, dove si vede e si notano appunto questa versatilità dello Splendolux, soprattutto nel settore della cosmetica in questo caso, ma in tutto il packaging in generale, della moda, del lusso. Qui la cosa interessante è che si ricercava una vivacità cromatica, quindi una lucentezza del colore e un effetto brillante. Ovviamente la superficie molto lucida dello Splendolux ha potuto rendere possibile tutto questo. Lo Splendolux, tra l'altro, può essere anche ulteriormente lavorato con delle finiture colorate in superficie, quindi abbiamo lo Splendolux colorato, oppure delle finiture metallizzate, perlescenti o addirittura a specchio. Questi cartoncini, tra l'altro, possono anche ricevere una texture attraverso la goffratura e quindi avremmo uno Splendolux goffrato, oltre che ad essere magari colorato. Passiamo ora a parlare di vergatura, che è appunto una finitura particolare sulla carta, realizzata anche questa in macchina continua. La carta vergata è una carta caratterizzata da una trama di linee visibili in trasparenza e dovute a una differenza di spessore sulla carta stessa. Originariamente la carta vergata era una carta che veniva prodotta in modo artigianale. Oggi questo ovviamente non è più possibile, quindi viene prodotto appunto in modo industriale sulla macchina continua. L'utilizzo prevalente delle carte vergate è quello della carta da corrispondenza, ma anche per la riproduzione di libri antichi, edizioni di pregio, ma e soprattutto direi molto importante l'utilizzo di questa carta nel settore dell'etichetta per il vino. La vergatura tipica è costituita da delle linee orizzontali molto fitte, dette vergelle, e da delle linee verticali invece più rade, che sono dette appunto catenelle. Voglio farvi vedere ora lo schema dove si riesce a comprendere meglio come avviene il processo di vergatura. La vergatura, vi dicevo, è fatta ad umido sulla carta da un cilindro detto ballerino, che vediamo appunto evidenziato nel disegno, nel riquadro proprio sopra la tavola piana. Questo ha riportato in rilievo sulla sua circonferenza la trama da riprodurre sulla carta, che nel caso della vergatura appunto questo intrecci di fili che vi dicevo prima. Nell'immagine si vedono il cilindro ballerino, la carta filigranata, il cilindro che va a creare la differenza di spessore sulla carta, che poi vedremo in tutto il suo splendore quando andremo a vedere la carta in controluce. Se su questo cilindro noi andiamo a mettere ad esempio un marchio o un logo, possiamo personalizzare la carta creando una filigrana che riproporrà in trasparenza il disegno che abbiamo messo sul cilindro. Questo succede soprattutto quando andiamo a realizzare ad esempio delle filigrane per le banconote, che hanno quindi un carattere
di anticontraffazione per la carta che andiamo a realizzare, ma può essere benissimo anche che andiamo a mettere un logo di un'azienda o comunque una texture che si va a ripetere. Un esempio nelle nostre gamme, come vedete dall'immagine, è quella della carta Century Cotton Lead, che è una carta vergata sulla quale è stata anche fatta una filigrana che è appunto il logo Century che vedete molto bene nell'immagine. Passando ora a un'altra finitura superficiale, parliamo delle marcate. Le carte marcate sono delle carte che hanno un leggero rilievo in superficie. È un effetto martellato o rigato, ma non solo. La marcatura viene effettuata nella macchina continua quando l'impasto è ancora umido e può essere fatta sul lato o su entrambi i lati. Come vedete dal disegno, la carta è ancora appunto nella fase ad umido. I feltri possono riportare una trama che andrà a caratterizzare la carta stessa. Nella gamma Fedrigoni abbiamo una parte consistente di carte marcate che si distinguono per superficie e per colore. Acquerello, Nettuno, Tintoretto Ceylon, Freeline Merida, Old Mill, Cottage, tutte queste sono realizzate con feltri marcatori diversi. Per farvi comprendere meglio di seguito quali sono tutta la nostra serie di carte marcate, vi ho inserito un'immagine dove abbiamo raggruppato tutti quelli che sono i cataloghi delle carte marcate. Ecco, come si può notare la gamma è molto estesa e molto ampia e purtroppo in questo video non riesco a dilungarmi e non voglio neanche approfondire la descrizione di tutti questi cataloghi, ma direi che vi invito invece a consultare il nostro sito federigonipapers.com e nella sezione Paper Selector ed eventualmente di scrivermi nei commenti se volete un approfondimento su qualche carta in particolare. Vi ho messo un'altra foto interessante che è una foto di due macro di due diverse superfici marcate, l'acquerello e il tintoretto, per farvi comprendere al meglio cosa vuol dire marcatura, quindi che questa texture che non è così precisa ma che può avere anche nel caso dell'acquerello una leggera direzionalità, no? queste righe, questa rigatura, mentre il tintoretto invece è molto più casuale, molto più random, appunto una martellatura. Abbiamo visto quindi un po' queste carte vergate e marcate e volevo un po' approfondire l'aspetto tecnico di queste carte, perché ci si può chiedere ma sono carte che subiscono una lavorazione, che quindi magari possono avere delle esigenze particolari nella trasformazione, nella stampa, piuttosto che perdono caratteristiche. Ecco, direi di no. Le carte marcate sono carte appunto che, come le vergate, pur ricevendo una text, un disegno, lo ricevono quando la carta è ancora umida, quindi il foglio si sta formando. Quindi le loro caratteristiche tecniche, le caratteristiche meccaniche della carta rimangono perfettamente intatte. Quindi sono carte che vi consiglio, sono estremamente interessanti, vengono utilizzate costantemente per realizzare packaging, per realizzare shopping bags, per realizzare copertine, per realizzare cartelle, inviti, biglietti da visita, insomma in generale sono carte molto trasversali e sono adatte tra l'altro a poter ricevere la gran parte delle tecnologie, delle tecniche che conosciamo di nobilitazione, quindi il rilievo secco, le vernici, la stampa a caldo, eccetera. Essendo però delle carte macro porose, la resa di stampa su queste carte non sarà brillante come su una carta patinata, ma avrà un aspetto più piacevole, lo chiamo più caldo. Ecco, se intendete utilizzare la plastificazione su queste carte, sappiate che state andando un po' contro natura innanzitutto, ma che non vi verrà assolutamente bene, perché ovviamente andiamo ad applicare una plastica su una superficie che non è perfettamente liscia. Quindi in realtà la rugosità della carta non permetterà
al film di incollarsi perfettamente, e quindi il rischio che rimangano delle bolle d'aria visibili tra la carta e il film, che esteticamente non sono proprio così interessanti e piacevoli. Volevo farvi vedere, condividere sempre con voi anche un'immagine appunto di un progetto realizzato con una carta marcata, e qui vedete insomma che l'elemento colore e l'elemento texture incitano un po' alla semplicità nella grafica. Basta infatti una semplice nobilitazione, un tratto distintivo per creare comunque una comunicazione di alto valore. La texture è un elemento grafico molto interessante che fa apprezzare l'aspetto estetico del packaging, no? Crea un movimento naturale e crea delle ombre che danno, come dire, corpo e profondità alla struttura stessa, ma direi che soprattutto però a sorprendere il tatto. Quest'ultimo è uno dei sensi e degli elementi che si ricerca sempre più in quest'ultimo periodo e che sta diventando un valore aggiunto non indifferente nella comunicazione stampata. Quindi un packaging, una copertina, un foglio di carta che esprime una sensazione, un elemento di memoria sensoriale come è appunto il tatto, lo rende a mio avviso molto più efficace. Per finire volevo parlarvi della goffratura, che è una delle finiture fuori macchina, ovvero, come ormai avete imparato, quelle finiture che avvengono quando la nostra bobina di carta è già asciutta. La carta goffrata è caratterizzata in superficie da delle texture, da dei disegni ottenuti tramite il passaggio della nostra bobina di carta attraverso un cilindro d'acciaio sul quale appunto è riportata la texture che vogliamo imprimere sulla carta, e un cilindro di materiale cedevole che ne fa da supporto. Come potete ben vedere nello schema che segue, la goffratura è realizzata attraverso una macchina che è una macchina goffratrice. La bobina entra nella macchina goffratrice, passa attraverso il cilindro goffratore e il cilindro cedevole, e come vedete la carta esce con riportato sopra il disegno, che è il disegno del cilindro stesso. I disegni possono essere diversi tra loro e possono riproporre superfici più disparate. Ci sono disegni che ripropongono la tela, ripropongono l'effetto del legno e quant'altro. Noi andiamo ad incidere il disegno, quindi in realtà possiamo incidere diciamo parecchie finiture. In Federigoni abbiamo molti cilindri goffratori che sono già disponibili e sono stati utilizzati su alcune nostre carte, come ad esempio le carte della gamma Constellation o della gamma Book and Box. Altri cilindri sono sempre già disponibili da noi, ma sono a richiesta. Vi volevo condividere e far vedere ancora il campionario Constellation, che è un campionario appunto che raccoglie le nostre carte goffrate, così avete anche il riferimento tra campionario e la serie di carte di cui stiamo parlando. Vi ho anche messo di seguito una foto ingrandita dell'interno del campionario della Constellation, dove mi preme farvi vedere come in maniera precisa la texture viene riportata. Ecco, sottolineo il preciso perché rispetto alla marcata, dove invece la texture è, diciamo così, meno precisa, e sulle goffrate invece il disegno è proprio millimetrico. Questa differenza la sottolineo perché spesso non c'è chiarezza tra carta marcata e carta goffrata. Mi chiederete, ma la carta che subisce uno schiacciamento perde qualche caratteristica? Vi dico sì, la carta perde un po' delle sue caratteristiche meccaniche, ma direi che acquista decisamente in flessibilità, quindi la carta diventa più flessibile. La carta goffrata addirittura può essere anche personalizzata e fatta su misura del cliente, che può decidere di avere riportato sulla carta una trama esclusiva. Per realizzare questo, ovviamente, i nostri tecnici devono colloquiare con il cliente e, voglio dire, dare il via, dare origine e creare dei cilindri goffratori realizzati ad hoc. La texture diventa un elemento anche distintivo
per aziende. Pensiamo un po' al settore della moda, dove spesso cosa succede? Che le aziende moda decidono di utilizzare una trama abbinata ad un colore. Quindi si va a creare il colore della carta e poi su questo viene impresso il testo, la trama che il cliente decide, che può essere di listino appunto o realizzata su misura. Le aziende così vanno a creare un vero e proprio carta su misura che associata al brand diventa una carta riconoscibile a tutti e con questa poi va a declinarsi su tutta la loro produzione di stampati e di packaging in genere. Vi faccio vedere appunto un esempio di seguito dove vedete questo coordinato grafico che parte dalla creazione dell'etichetta alla creazione poi della cartella che all'interno contiene un leaflet di presentazione, i packaging e poi per finire lo shopper, quindi tutta questa gamma con la singola carta. In questo caso è bianca la base della carta, però potrebbe anche essere colorata. Come vi sarete resi conto, l'argomento è molto vasto e sintetizzarlo, oltre ad essere un'impresa, credetemi, è assai difficile. Però non perdiamoci d'animo perché comunque noi ci siamo, come vi ho detto all'inizio, e il mio interesse era quello di darvi comunque qualche nozione per cominciare a muovervi all'interno delle diverse carte, ma soprattutto riconoscere un po' le differenze e poter così scegliere con un po' più di consapevolezza magari le carte più adatte per i vostri prossimi progetti grafici. Per approfondimenti o informazioni sugli argomenti trattati in questo video, nei video precedenti e in quelli che verranno, ecco, fate riferimento al sito federigonipapers.com o scrivete nei commenti, insomma, che vedremo di contattarvi sicuramente nel più breve tempo possibile. Vi auguro una splendida giornata e un caro saluto a tutti e vi rimando al prossimo video.